Popolo di Alkill, benvenuti a un nuovo episodio che ci porta dritti nel cuore dell'ultimo capitolo di Berserk. Oggi parliamo del 379, un capitolo che segna un nuovo passo nella saga, quindi senza perdere altro tempo iniziamo subito. Il capitolo 379 è finalmente uscito e sembra che il momento per il contrattacco sia davvero vicino. Partiamo dalla copertina, che è assolutamente splendida. Come annunciato su X, sono stati assunti nuovi coloristi nel team e devo dire che, come ho già detto durante la live, questa è una delle copertine migliori da quando Berserk è passato nelle mani di Kojimori e Studio Gaga. Gli sfondi con il verde e il blu sono davvero incantevoli, ma ciò che colpisce di più è la composizione. La presentazione, con Isidoro e gli altri sovrastati dalla splendida Farnese, è qualcosa di spettacolare. Ma passiamo ora alle pagine del capitolo. L'Impero Kushan sembra essere in grave difficoltà. La città è invasa da una sorta di male che si espande, mettendo la popolazione in totale panico. Le persone fuggono per salvarsi la vita e mentre Pac e Isidoro si fanno strada in un vicolo, notano la presenza di troll. Questi troll, però, appaiono diversi da quelli visti in passato. Non sono pelosi e muscolosi, ma piuttosto umanoidi, alcuni con un morbido pancino, come ha notato giustamente il buon Nick nella scorsa live. È difficile stabilire se si tratti davvero di troll o qualcosa di simile, ma l'aspetto che hanno sicuramente richiama quello dei troll. Pac sembra non esserne completamente sicuro. Poi arriva un ritorno che tutti stavamo aspettando. Azar! Finalmente torna a combattere e che spettacolo! È passato un po' di tempo dall'ultima volta che lo abbiamo visto in azione e devo dire che, essendo un personaggio che adoro proprio per la sua capacità di farsi notare, è stato un piacere rivederlo in tutto il suo buffo splendore. Dopo uno scambio di battute con Isidoro e Pac, e attenzione, qui vediamo la prima vera interazione del nostro amato folletto con un personaggio, dopo il crollo di Skellig, i tre cercano di farsi strada tra le creature demoniache che emergono dal terreno. Nel cuore della città la situazione è fuori controllo. Gli elefanti impazziscono mentre Silat sfrutta questa crisi per cercare di prendere il controllo. Ha ordinato a Daiba di connetterlo telepaticamente con tutti, così da poter comunicare i suoi pensieri. La sua strategia è piuttosto chiara. Vuole emergere come l'eroe che guida la situazione, probabilmente con l'obiettivo di farsi riconoscere come il leader. Cerca di dipingersi come il salvatore della sua gente, delineando chiaramente chi è il nemico da combattere. Ora parliamo di Farnese, che è senza dubbio la vera protagonista di questo capitolo. Pensateci bene, questa ragazza, che in passato era una perseguitatrice della magia e una fedele serva della Sacra Catena, è ormai una strega con tutte le carte in regola. È importante fermarsi un momento su di lei, non solo perché è il fulcro di questo capitolo, ma anche perché vediamo in queste pagine il culmine della sua evoluzione. Farnese, è proprio lei a eseguire un importante rituale, facendo calare turbini di luce sulla città per scacciare le forze del male. Possiamo quindi ufficialmente definirla una degna erede di Shirke? Nel frattempo, mentre i Kushan sono impegnati con i troll, anche Silat e i Bakiraka si scontrano con le creature. Nonostante le difficoltà, Daiba riesce a riprendere il controllo della bestia magica, mentre Silat sferra un colpo decisivo, spezzando la maschera di Rakshas che però, come una viscida ombra, riesce a sfuggirgli. Rakshas, in cerca dell'oscurità, si fa strada tra i corridoi. Quando finalmente giunge di fronte a Guts, ancora incatenato in una cella, si accorge della sua presenza. «Alla fine, eccoti qui», dice mentre si avvicina lentamente alle sbarre. Questo incontro mi fa riflettere. Perché Rakshas sta cercando Guts? Cosa ha in mente? La sua mossa non è chiara e la tensione è palpabile. A questo punto apriamo una parentesi su un dettaglio davvero particolare che mi ha colpito in modo profondo. C'è una vignetta che mi ha fatto letteralmente saltare dalla sedia non appena l'ho vista. Si tratta di quella scena in cui i troll emergono come ombre e la loro silhouette ricorda in modo incredibile i demoni di Go Nagai. Questo dettaglio non è solo esteticamente affascinante, ma ha anche un significato che va ben oltre l'aspetto visivo. Quello che mi ha colpito ancora di più è che questa scelta non è casuale, ma fa parte di un legame profondo e importante che Berserk ha con un altro capolavoro del fumetto, Devilman. Kentaro Miura, non solo in Berserk, ma anche in altre sue opere, ha sempre reso omaggio a Devilman e al suo autore, Go Nagai. Basti pensare a Guts con il suo volto avvolto nell'oscurità, o ai numerosi pannelli di Berserk che riprendono in modo esplicito scene memorabili di Devilman. Ora, vedendo questo omaggio, riproposto dallo studio Gaga in modo così evidente, sento che ha un significato ancora più profondo.
In un certo senso, sembra che questa vignetta voglia rappresentare ciò che Miura avrebbe voluto inserire se fosse stato ancora al timone di Berserk. Come se, tra le pagine di questo capitolo, gli eredi di Miura stessero rendendo omaggio non solo a Devilman, ma anche allo spirito di Miura stesso, che continua a vivere attraverso la sua eredità. È un momento di grande emozione per i fan, perché ci fa capire come l'essenza di Miura non sia andata persa, ma continui a risplendere anche nelle mani del suo team, che porta avanti la sua visione. In fondo, questa scena non è solo un riferimento visivo, ma un tributo che celebra l'unione tra due capolavori, due maestri e l'eterno legame che li lega. E con questo siamo giunti alla fine di questa analisi. Cosa ne pensate degli sviluppi e degli omaggi nascosti tra le pagine? Fatemi sapere tutto nei commenti qui sotto, sono curioso di conoscere le vostre opinioni. Se vi è piaciuto il video, non dimenticate di lasciare un like, di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdere i prossimi aggiornamenti. Ci vediamo al prossimo video e buona vita a tutti!